C'erano anni in cui il mondo ancora non conosceva la luce dell'elettricità. Le città dormivano sotto torce tremolanti, i fiumi scorrevano lenti come pensieri antichi e il cielo era solo un mistero da contemplare, non da sfidare. In un tempo così lontano nacque un uomo che decise di guardare oltre, un uomo che non si accontentò mai di ciò che vedeva. Disegnava il volo quando ancora nessuno osava immaginarlo, sognava macchine quando il ferro era ancora solo un utensile. Voleva capire tutto: l'acqua, il corpo, il vento, la vita. Il suo nome era Leonardo da Vinci. Ma genio non basta per descriverlo. Era una mente capace di attraversare i secoli, di vedere il futuro in un mondo che ancora non lo conosceva. Un artista, un inventore, uno scienziato, un filosofo, ma soprattutto un uomo che non smise mai di meravigliarsi. Leonardo nacque nel 1452 tra le colline toscane di Vinci, un piccolo borgo immerso nel verde. Figlio illegittimo di un notaio e di una contadina, crebbe lontano dai salotti della nobiltà. E forse fu proprio quella libertà, quel sentirsi fuori posto, a spingerlo verso il cielo. Da bambino osservava ogni cosa: il volo degli uccelli, i vortici dell'acqua, le ombre che danzavano sui muri al tramonto. Disegnava tutto, con la pazienza di chi sa che la conoscenza non è una corsa, ma una scoperta. Per Leonardo, capire il mondo era un atto d'amore. Non studiava per dominare la natura, ma per dialogare con lei. Quando arrivò a Firenze, la città era un crocevia di arte e sapere. Nelle botteghe degli artisti si respirava l'odore dell'olio e del genio. Lì, tra tele e scalpelli, Leonardo cominciò a imparare non solo a dipingere, ma a pensare in grande. Capì che ogni pennellata poteva nascondere un'idea, ogni disegno poteva diventare una macchina. E da quel momento la sua vita divenne una sfida contro il tempo. Perché Leonardo non cercava la gloria, cercava la verità. E per trovarla avrebbe dovuto guardare dove nessuno aveva mai guardato prima. Leonardo non si fermava mai. Ogni suo pensiero era un punto di partenza, mai un traguardo. Nei suoi taccuini, pieni di schizzi e scritte al contrario, lasciò migliaia di idee, intuizioni e domande. Non scriveva per essere capito dagli altri, ma per continuare a capire se stesso. Usava la scrittura speculare, leggibile solo con uno specchio, come se anche le sue parole avessero bisogno di riflettersi prima di rivelare la verità. Osservava il mondo con la precisione di un ingegnere e la sensibilità di un poeta. Quando guardava il volo di un uccello, non vedeva solo piume e cielo. Vedeva la matematica nascosta nei movimenti, la forza invisibile che teneva tutto in equilibrio. Voleva decifrare il codice segreto della natura. E da quella ossessione nacquero sogni che il mondo avrebbe compreso solo secoli dopo. Disegnò macchine che sembravano arrivare da un altro secolo. Tra i fogli ingialliti dei suoi codici prendevano forma visioni che nessuno nel Quattrocento avrebbe potuto comprendere. C'era una macchina che si chiamava vite aerea, un'enorme elica di lino avvolta su se stessa, pensata per sollevarsi nell'aria. Era, in tutto e per tutto, l'antenato dell'elicottero moderno. Leonardo immaginava che l'aria fosse un mare invisibile e che una spirale, se ruotata abbastanza velocemente, potesse galleggiare su di essa. Un'idea impossibile per il suo tempo, ma incredibilmente vicina alla realtà. Disegnò poi un carro armato, una cupola di legno e metallo, con cannoni disposti tutti intorno, azionata da ingranaggi interni. Sembrava uscito da un sogno di ferro.
un mostro meccanico che anticipava di 4 secoli i mezzi bellici moderni. Non era un'arma di distruzione per lui, ma una sfida d'ingegno, un esercizio per capire come l'uomo potesse amplificare la propria forza. E ancora, macchine per volare come gli uccelli. Leonardo studiò per anni il battito delle ali, disegnando dettagliatissimi modelli con leve e tiranti. Si immaginava sospeso tra le nuvole, spinto solo dal vento e dal sogno di libertà. Scrisse: «Una volta che avrai conosciuto il volo, camminerai guardando il cielo, perché là sei stato e là vorrai tornare». Era più di un progetto, era un desiderio d'anima. Inventò anche un veicolo semovente, spinto da molle e ingranaggi, un disegno che molti oggi riconoscono come il primo concetto di automobile. Nessun motore, nessuna benzina, solo meccanica pura, immaginazione e logica perfetta. E poi macchine per il sollevamento dell'acqua, ponti mobili per attraversare fiumi, tute da immersione fatte di cuoio e vetro, con valvole per respirare sott'acqua, il primo embrione del sottomarino umano. Leonardo aveva compreso che la mente poteva spingersi ovunque, anche nei luoghi che il corpo non poteva ancora raggiungere. Ogni invenzione era un passo dentro l'impossibile. Non disegnava solo per costruire, ma per capire come la natura stessa progettava. Guardava un seme, una piuma, un'onda e ne traeva una legge universale. Tra linee e appunti, Leonardo immaginava l'umanità capace di superare i propri limiti. Eppure, molti di quei progetti non furono mai costruiti, non perché fossero sbagliati, ma perché erano troppo avanti, troppo moderni per un mondo ancora medievale. Ma la sua grandezza non stava solo nelle invenzioni, stava nello sguardo. Leonardo vedeva ciò che gli altri non notavano. Quando dipingeva un volto, cercava l'anima dietro gli occhi. Quando studiava il corpo umano, non vedeva solo ossa e muscoli, ma la perfezione nascosta dentro ogni essere vivente. Il suo studio dell'anatomia, realizzato dissezionando corpi in segreto, fu una rivoluzione silenziosa. Tracciò vene, organi, tendini, con la precisione di un chirurgo e la grazia di un artista. Voleva comprendere il mistero della vita, come se ogni linea potesse svelarne l'essenza. E poi c'erano le sue opere. La Gioconda, con quel sorriso sospeso tra enigma e verità. L'Ultima Cena, che cattura l'istante in cui l'animo umano si spezza tra fede e tradimento. In ogni quadro, in ogni disegno, Leonardo cercava qualcosa che nessuno poteva vedere, il legame tra il visibile e l'invisibile. A Milano, al servizio di Ludovico il Moro, costruiva macchine da guerra e studiava strumenti musicali. Era capace di passare dalla progettazione di un cannone a una melodia per liuto nello stesso giorno. Era come se il suo cervello fosse un vortice di idee che non dormiva mai. Eppure, dietro quella genialità, si nascondeva anche una solitudine profonda. Leonardo era circondato da ammirazione, ma pochi lo capivano davvero. Scriveva: «Ho offeso Dio e l'umanità perché il mio lavoro non ha raggiunto la qualità che doveva». Parole che fanno tremare.
perché anche il più grande dei geni a volte si sente incompiuto. Negli ultimi anni della sua vita, Leonardo si ritirò in Francia, alla corte del re Francesco I. Era ormai un uomo anziano, ma la sua mente non conosceva vecchiaia. Passeggiava nei giardini del castello di Amboise, osservando il volo degli uccelli come faceva da bambino. Aveva attraversato un secolo intero di scoperte e sogni. Ma dentro di lui bruciava ancora la stessa fiamma. Capire il perché di tutto. Disegnava ancora. Annotava appunti sul moto dell'acqua, sul volo, sulla luce, come se volesse afferrare l'ultimo segreto del mondo prima di andarsene. Non cercava più la gloria, ma la pace della conoscenza. E forse, in quei giorni silenziosi, aveva compreso davvero cosa significa essere un genio. Non sapere più dove finisce la curiosità e dove inizia la vita. Leonardo morì nel 1519, tra le braccia del re che lo considerava un amico. Aveva 67 anni, lasciò dietro di sé un'eredità immensa, migliaia di disegni, studi, opere e idee che ancora oggi ci parlano, ma soprattutto lasciò una domanda. Cosa saremmo capaci di fare se guardassimo il mondo con i suoi occhi? Perché Leonardo non fu solo un pittore o un inventore. Fu un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora diventare. Un uomo che sognò il volo quando il cielo sembrava irraggiungibile, che cercò la perfezione sapendo che non l'avrebbe mai trovata, ma che continuò a inseguirla lo stesso. Oggi viviamo nel futuro che lui aveva immaginato. Voliamo, costruiamo, esploriamo, eppure ci mancano spesso la sua curiosità e la sua meraviglia. Leonardo ci insegna che la vera grandezza non è sapere tutto, ma non smettere mai di chiedere. Ogni volta che guardiamo un cielo e sogniamo di superarlo, ogni volta che disegniamo qualcosa di nuovo, ogni volta che cerchiamo di capire il mistero di ciò che ci circonda, quel sogno continua a vivere. Non nei suoi quadri, non nei suoi codici, ma in noi. Perché finché ci saranno uomini e donne capaci di sognare, Leonardo da Vinci non sarà mai davvero morto. Se vuoi continuare a viaggiare tra storie e sogni straordinari, iscriviti al canale.